i cinesi compreranno il Made in Italy. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. In questo video voglio parlarti di un argomento molto scottante che ho bisogno della tua piena attenzione per poterlo sviscerare tutti. Partiamo già benissimo. Se non mi conosci, io sono Ornella Uzzino, produco borse per altri, da anni mi oppongo alla contraffazione, dandoti delle alternative e raccontandoti tutto quello che c'è dietro alle produzioni Made in Italy. Parliamo di questo e di altro e proverò a parlare anche un po' cinese, insomma, non di qualche ragione, insomma, evitiamo, ma facciamo un attimo il punto sull'argomento subito dopo la sigla. Borse originali è il mio motto. Nel video precedente abbiamo affrontato un aspetto che è la contraffazione e abbiamo toccato vagamente anche quello dei produttori italiani, di tutto quello che ci sa. Ovviamente se non hai visto quel video vallo a guardare, te lo lascio nelle schede qui su. In questo video voglio affrontare una questione fondamentale che è quella della Cina, il made in Cina, i cinesi ci comprano e tutto il resto, e voglio portarti un attimo a fare un ragionamento molto importante che può avere delle conseguenze molto importanti per la pelletteria. Partiamo da un concetto che quando nel 1999 più o meno, cavallo degli anni 2000, si è insediato il mercato cinese e quindi molte aziende si sono delocalizzate, quindi hanno preso le sedi operative dove produceva, se ne sono andati in Cina perché hanno cominciato a produrre a costi bassissimi. Il mercato era fatto di prodotto made in Italy, dove c'era anche un mercato abbastanza confusionale, dove girava pure tanto nero, dove c'erano tante aziende floride e dove molto giocava pure la questione del prezzo. Allora, tutta quella fascia di mercato che produceva a basso costo si è trovato un enorme concorrente che era la Cina. Ovviamente molte aziende si sono delocalizzate, tante altre sono rimaste in Italia, hanno provato a resistere in vario modo, a combattere a quella fascia di prezzo bassissima, il made in Cina, non ci sono riuscite e sono crollate. Quelle che sono rimaste sono quelle che in gergo si dice si sono posizionate nella fascia alta del mercato, ovvero hanno cominciato a vendere il made in Italy a prezzi alti, e questa cosa ovviamente perseguita nel tempo ha fatto sì che molte aziende, pelletteria, design e tante altre, abbiano scalato le montagne molto più velocemente, perché ovviamente si è creato un divario fra quella che è il basso prezzo e quello che è l'alto prezzo, che ha cominciato a rappresentare l'unico e solo made in Italy. In quegli anni cosa succede? Che i cinesi non solo producevano nei loro territori, e qui c'è da soffermarsi un attimo. Tutti pensano che la Cina è una potenza solo ed unicamente perché produce a basso costo, ed è così, ok? Perché paradossalmente, ed è così, sto perdendo capelli, perdo così, oltre che informazioni capelli, la Cina ha cominciato a rappresentare una potenza anche perché ha saputo fare di necessità virtù. La Cina era un posto enorme, quasi completamente rurale, quindi fatta di contadini, persone insomma che vivevano molto di agricoltura o altre molto dedita a questo tipo di attività, e i paesi si sono cominciati a riempire di fabbriche, quindi hanno preso intere aree veramente in maniera massiva e hanno cominciato a costruire fabbriche. Tutta l'economia rurale, ma è successo anche a noi, cioè esiste proprio una parte storica scritta anche sui libri, c'è stata la trasformazione nell'epoca industriale. Hanno cominciato a passare dalle campagne a popolare sempre più i centri industriali e poi a creare le città, le megalopoli, dove poi si è strutturato tutto il mercato, e da potenza semplicemente produttiva e quindi da polo produttivo è diventato anche il più grande cliente del mondo. Figata pazzesca, il che se ne dica, il popolo cinese è da prendere da esempio. Io lo so che molti, in tantissimi, imputiamo, forse l'ho fatto anche io in passato, la colpa di tutti i mali del mondo, compreso quello del Made in Italy e tutto il resto, ai cinesi. In realtà loro hanno dei concetti solidi, non parliamo di politica e quindi dell'attività repressiva, non parliamo di altre situazioni che nei miei video non mi competono, poi se ci troviamo a parlare in maniera personale
nazionale, possiamo sviscerare anche queste cose, ma in questo caso parliamo proprio del settore produttivo. Loro hanno saputo fare di necessità virtù, e quindi bravi a produrre in serie, perché non hanno una mente critica che è valore del Made in Italy, bravi ad organizzare enormi quantità di produzione, quindi se io devo fare 1000 pezzi me li fanno in X giorni, se io devo fare 10.000 pezzi, se serve un'altra fabbrica ci metto un mese per farla. Ora trasla questa cosa e portala in Italia, è impossibile da fare, cioè se noi siamo nati per essere lenti, perché per molti anni e per molte cose questa cosa è sembrata una cosa brutta, in realtà bisognava fare marketing e portare l'attenzione proprio su questa lentezza, sulla capacità di risolvere i problemi, di creare prodotti, innovazione, sui tempi che servono per fare le cose fatte bene nel nostro paese pagando le tasse. Questo avrebbe creato due mercati, mercato a prezzo alto, prezzo medio alto, dove ci potevano essere anche dei comparti, quindi la pelletteria magari detassata, perché lo Stato aveva così tanta convenienza a far venire i brand migliori in Italia a produrre altri prezzi, e quindi fare tutto il marketing, tutta l'organizzazione, ma nessuno ci ha mai pensato a sta cosa, perché non fa appeal, e si è cercato in vario modo di vedere i cinesi come nemici e come amici. Nemici il momento in cui politicamente i cinesi ci comprano, ci fanno eccetera, senza spiegare però tutte le logiche, e amici quando i cinesi ci portano i soldi, perché vengono in Italia, comprano 10.000 euro di merce che nel loro paese avrebbero speso 15.000 euro, insomma in proporzione, e quindi sono ottimi clienti, fra virgolette spendono i soldi in Italia, gli stessi soldi che producono merce per aziende italiane che però non producono sul territorio, quindi insomma si è creata tutta questa distorsione di mercato. Fatta questa come dire, questo preambolo per spiegare tutto quello che c'è dietro appunto al mercato cinese, le produzioni e tutto il resto, arriviamo ai giorni nostri. Prima di arrivarci però ti ricordo che durante gli anni in cui c'è stata questa traslazione e quindi le aziende hanno cominciato a produrre in Cina, c'è stato anche un effetto di cui abbiamo visto i risultati anni e anni dopo. Prato è stata completamente acquisita, Prato come altre zone della Toscana sono state completamente acquisite dai cinesi. In pratica loro cosa hanno fatto? Tutto il tessile, compreso tutta la zona del Vesuviano, cioè quindi parliamo di varie parti dell'Italia, non solo della Toscana, ma la Toscana è stata apripista in questo, hanno cominciato a dover vendere le loro attività, e quindi le tessiture, le aziende che producevano abbigliamento, insomma tutte le attività più strategiche negli anni, nel corso tra il 2000 e il 2010 più o meno, qualcosa era già cominciato prima, hanno cominciato a vendere, quindi tu stavi senza soldi, avevi un'azienda che produceva filati, io venivo da te e ti dicevo guarda con una bella valigetta di soldi, allora non c'era neanche l'obbligo magari di fare le transazioni, dicevo quanto vuoi per questa attività, questo negozio, così 100.000 euro, 100 milioni, ok? 100.000 euro, 100 milioni come lo vuoi chiamare, te li davo e tu mi vendevi l'attività, e così si è creato tutto quel comparto che ha cominciato a fare Made in Italy, ovvero fatto in Italia, e quindi concorrenza alle attività che stavano in Italia e facevano le cose in maniera legale o comunque ai costi di produzione italiana. Perché questo? L'illegalità ovviamente non è che è cinese, perché ti posso dire che esistono tante aziende nel napoletano, nelle Marche, in Sicilia, proprio in Italia, fatta da italiani, che è equiparabile a quella che uno identifica solo come cinese, e quindi non è che l'illegalità ha nazionalità, l'illegalità è illegalità, ok? Però per semplificare ti dico che molto ovviamente è stato fatto dal fatto che i cinesi, avendo un grande comparto e quindi facendo molto network fra di loro, essendo molto uniti, mandano tutti i soldi nella loro terra, investono pochissimo in Italia ma succhiano tutto il possibile da certi punti di vista, hanno cominciato a creare un grande problema, un problema sociale, dove ci sono poi aziende che hanno provato a resistere ma che ovviamente hanno dovuto soccombere con un concorrente in casa che è stato per anni sottovalutato. Per di più, avendo la potenza finanziaria alle spalle di poter pagare le multe, cioè se vengono, ti trovano gli irregolari e tutto il resto e ti chiudono per 3 giorni, loro hanno i soldi per poter pagare e fare velocemente insomma la riapertura, sistemarsi e fare tutte le cose. Quindi non è
è abbastanza complesso anche la gestione dell'irregolarità, ma così succede pure con gli italiani, solo che gli italiani hanno bisogno dei prestanomi, di reinventarsi, e insomma per questo tipo di attività le cose funzionano diversamente. Fatto questo, dove l'illegalità non ha, come dire, stato, ma esistono i cinesi, gli italiani per beni e legali e così non per beni e non legali. Fatto questo quadro, quello che sta avvenendo in questo momento storico per la pelletteria è molto simile a quello che si è verificato per il tessile anni fa. Grosse aziende cinesi hanno i dati alla mano per rendersi conto che molti gruppi, molti produttori conto terzi di pelletteria verranno lasciati per strada da tanti brand. Demerito nostro dei terzisti: non siamo uniti, dovremmo iscriverci a delle associazioni tipo l'Asso Pellettieri, cercare di fare gruppo, portare avanti delle battaglie comuni, non pensare a chi produciamo. Tanti brand da qualche parte devono produrre e tanto ci sono tantissimi di quei brand nel mondo che noi probabilmente, se ci associamo in 10.000, riusciamo a sopperire a buona parte della produzione di alta gamma del mondo e quindi posizionarci nel mio sogno in una fascia alta del mercato delle produzioni, un po' come la Germania ha fatto con molte produzioni che ha strategiche. Quindi che cosa succede? Delle grosse aziende cinesi che detengono numerosi marchi hanno per anni fatto da intermediari e quindi trovavano il mercato in Cina per i clienti. Quindi io ho il brand, vado da loro, gli dico mi serve il mercato e loro mi aiutano a vendere. Ok, hanno subodorato che in Italia sta accadendo quello che è accaduto qualche anno fa col tessile e che quindi tanti terzisti e tante aziende avranno bisogno di lavoro. Ovviamente vengono, è successo anche a me, quindi voglio dire, parlo perché ci ho parlato con una di queste persone, vengono, ti contattano e ti promettono che ti daranno quanto lavoro vuoi tu, quindi ti servono 1000 pezzi, 2000, non ti vincolano, ti pagano loro e così lavorano. In questo, nel ragionarci e poi nel raccogliere informazioni intorno, ho, come dire, delineato una strategia che secondo me è stata messa in campo. In pratica loro stanno individuando tutte le aziende che hanno bisogno di lavoro. Loro hanno il lavoro, magari te lo possono dare, ti fanno i numeri, cercano di abbassare il costo di manodopera dandoti i numeri. Seguimi in questo ragionamento. Una volta che ti fanno lavorare per un po' di anni, poi cominci a abbassare i costi di manodopera, se paghi le tasse, paghi tutto, i margini non sono altissimi e quindi puoi andare in difficoltà finanziaria in qualche modo. Loro verranno con le aziende migliori, quelle là che hanno tecnicamente più know-how, che sono più responsive, che riescono a fare più investimenti e tutto il resto, e dicono ok, tu sai lavorare, abbiamo instaurato un rapporto, se hai bisogno di soldi io ti compro una percentuale dell'azienda, se non tutta l'azienda. Purtroppo in tanti cederanno al farsi dare lavoro. Perché? Perché i terzisti non hanno visibilità online. No, vendiamo un servizio, ma nessuno si fa un sito web per vendere il servizio. Cioè esistono i servizi telefonia, il mondo è pieno di gente che vende le schede SIM, non si capisce perché i terzisti non vendano la manodopera. Quindi abbiamo difficoltà a reperire, abbiamo, anche se io ho il sito, riesco a ricevere clienti attraverso questa cosa, ho una, si chiama lead generation, quindi riesco ad avere contatti e parlare con tante persone, a prendere lavori direttamente in questo modo, come è normalissimo per qualsiasi altro settore. Quindi molti terzisti non hanno questo tipo di cosa, non hanno questo tipo di approccio al cliente, spesso non rispondono a telefono, non rispondono alle mail e quindi sono molto carenti proprio in questa fase. Loro, le aziende queste qua strutturate cinesi, colmano tutta questa parte qui. C'è poi la parte successiva. Ovviamente se tu vai in difficoltà ma hai instaurato un clima amichevole dove ti fidi, basta poco che tu gli vendi una parte dell'azienda perché questi ti hanno aiutato, stai lavorando, tu gliela dai. Detta così può suonare strana, però tu gli dai le quote dell'azienda, specifichiamola. E quindi insomma che cosa succede? Che fra qualche anno, più o meno, io ho preventivato nell'arco di 10 anni, ma questa cosa purtroppo con la crisi che stiamo vivendo e che si vedrà a settembre, ottobre, con un impatto sempre maggiore, succederà purtroppo che magari nell'arco di un quinquennio avremo buona parte della filiera della pelletteria
con proprietà cinese. Ora, già siamo in parte proprietà francese, quindi tutti i brand, quasi tutti i brand italiani hanno le sedi legali all'estero, pagano le tasse all'estero, vengono qui, producono e mettono il Made in Italy e cercano l'impossibile. Poi ci prendiamo che buona parte dei produttori se ne vanno in Cina a produrre. Ovviamente se detengono buona parte della manodopera, passati i 5 anni di questa tragedia, quindi ci vorranno anni e anni per riprenderci da tutto quello che sta accadendo, questi due colossi, Cina, Francia o dove si trovano le altre, si incroceranno in aria e l'Italia si diraderà perché non avrà potere sui brand che ormai appartengono a multinazionali straniere e non avrà per niente, come dire, potere sui produttori che ormai saranno in buona parte di proprietà straniera. In Italia rimarrà praticamente qualche folle, qualcuno che è riuscito a resistere come negli anni e a portare avanti brand, tutta una serie di situazioni, tutto il resto saranno destinati a morire e anche quello che noi per oggi è un valore, il Made in Italy, verrà semplicemente riprodotto. Prendo 3 italiani che sanno lavorare, li metto in un'azienda tedesca e dico che quello è fatto da italiani. Quindi il Made in Italy diventerà qualcosa di appoggiabile dappertutto se noi non facciamo in modo che a livello governativo, a livello sociale, il Made in Italy non diventi un bene, non diventi un'etichetta con dei precisi parametri controllati che possano essere anche da veicolo per informare i consumatori. Io sono estremamente preoccupata perché faccio tante battaglie, a volte vengo additata come folle, come dire, come maghetta per trovare, insomma, fare delle previsioni. In realtà io penso che ci dovremmo assumere adesso, in questo momento storico difficile, la responsabilità di cambiare completamente quello che sarà un destino inevitabile se lasciamo che i nostri produttori rimangano senza lavoro, i brand rimangano muti davanti a questa cosa, lo Stato incentivi gli investimenti esteri in Italia senza preoccuparsi di incentivare gli investimenti locali e tutti noi giochiamo sui social e non ci rendiamo partecipi del cambiamento. Non voglio aprire un partito politico, voglio semplicemente farmi aiutare e far aiutare tanti altri terzisti che fra qualche anno magari saranno costretti a vendere le loro aziende, a vendere un pezzo d'Italia, a vendere un pezzo importante del futuro dei nostri figli. Aiutami a condividere questo video, ovviamente dimmi cosa ne pensi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.